Quando si ristruttura casa, una delle scelte più difficili da fare, perché obiettivamente è anche quella più definitiva, è la scelta dei pavimenti. Ecco quindi che la scelta dei pavimenti sarà l'argomento del video di oggi. Ti appresti a mettere su casa, a cambiarla, magari a ristrutturarla? È un'emozione davvero bella. Giri per negozi, scegli materiali e mobili, tutto per creare il tuo nido secondo la tua personalità. Oggi voglio concentrarmi sulla scelta dei pavimenti perché è in assoluto quella più difficile e questo perché tendenzialmente è anche quella più definitiva. Però è anche quella che spesso è sottovalutata, o meglio, fatta senza considerare tutto l'insieme. La prima scelta da fare è quale materiale scegliere, ovvero piastrelle, marmo, cotto, parquet, resina, pietra, cemento o ancora moquette e linoleum, anche se queste due obiettivamente sono molto meno usate. È una scelta di stile. A grandi linee, poi ovviamente tutto è declinabile, le piastrelle si adattano ad uno stile tendenzialmente moderno. Il legno dalle varie tonalità e il marmo sono più versatili e si adattano a tutto, ma danno il meglio con uno stile classico. Il cotto e la pietra sono più per uno stile rustico. Il cemento si sposa molto bene con uno stile industrial. La resina si sposa un po' con tutto, dipenderà dalle decorazioni e dalla finitura finale. Qualunque sia la tua scelta, devi tenere conto che il pavimento che scegli è a tutti gli effetti un elemento di arredo, con il suo colore. Potrà sembrare una ovvietà, ma quando parliamo delle piastrelle, in effetti c'è un po' di attenzione al colore scelto. Ma per il parquet e per il cotto le loro tonalità passano spesso in secondo piano o vengono scelte in base all'impulso del momento. Facciamo una premessa. Da molti anni c'è la possibilità di avere il pavimento che sembra parquet ma non è legno. Esistono infatti i listoni in laminato e anche in grès porcellanato. All'inizio obiettivamente il finto parquet era davvero subito riconoscibile. Ora bisogna ammettere che queste riproduzioni spesso ad occhio nudo possono essere scambiate per legno. Non solo, stanno diventando anche molto materici e quindi anche al tatto, escluso il fatto che sono più freddi, potresti pensare che sia un'essenza di legno. E se hai un riscaldamento a pavimento, un buon crêpe porcellanato potrebbe anche quasi trarre in inganno. Lo stesso vale per il cotto. Oggi ci sono grès porcellanato finto cotto che appagano l'occhio, ma che risultano decisamente più facili da gestire. Qualunque sia la scelta, la tonalità, le dimensioni e la forma e anche la posa diventano, come detto, elementi di arredo a tutti gli effetti, vanno studiati a seconda dello stile che vuoi dare alla casa. Colori neutri, chiari o scuri non importa, si adatteranno a qualsiasi stile e faranno da sfondo. Dovrai solo poi fare attenzione alle tonalità, cioè se scegli un pavimento scuro, cerca di mettere un mobilio chiaro per obiettivamente non appesantire troppo l'ambiente. Colori invece tendenti al rossiccio o al giallino, soprattutto se saturi, sono molto più difficili da abbinare, sia come stile sia soprattutto come colori. Un pavimento dall'essenza gialla non potrà essere accostato a dei mobili dalle tonalità rosate e questo viceversa. I colori carichi poi devono essere sdrammatizzati con dei bianchi o dei colori in contrasto e magari del grigio. Una nota: più la saturazione è forte e più il grigio deve essere presente in maggior quantità. Se no si deve scurire perché altrimenti non verrà notato. Se scegli il parquet, ricordati che i legni sono più o meno nodosi. E anche questo è da tenere conto nella scelta di stile della tua casa. Inoltre, solo per il fatto che si tratta di legno, non è bene mischiare i vari tipi di essenza. Il consiglio è di accostarne al massimo 3 e dai colori anche decisamente distanti fra loro.
Se hai già degli elementi di arredo, tienine conto nella scelta del pavimento. Se invece parti da zero, pensa a che tipo di mobili vorresti per vederne un po' l'insieme. E poi, se hai dei dubbi, non esitare a contattarmi, trovi i miei recapiti nella descrizione. Fammi sapere se l'argomento del video ti è piaciuto, con un like o con un commento. Noi ci vediamo al prossimo video.